Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo questi nuovi prodotti della VFly, lo Short Saver 2 e lo Store Safe. Come sempre, se volete acquistarli vi lascio il link in descrizione. Partiamo con il VFly Short Saver 2, si tratta di uno strumento capace di trovare qualsiasi cortocircuito o inversione di polarità all'interno del nostro drone. Questo strumento è essenziale quando stiamo costruendo un nuovo modello e colleghiamo per la prima volta la batteria. Se c'è qualcosa che non va, lo Short Saver interrompe immediatamente il collegamento con la batteria prevenendo il cortocircuito. Ho già recensito qualche tempo fa la prima versione spiegando nel dettaglio come funziona e facendo vari esempi di utilizzo. Visto che i due Short Saver sono praticamente uguali, mi limiterò a farvi vedere le differenze, mentre per sapere come si usa e le altre caratteristiche vi rimando alla recensione, che è assolutamente valida anche per questa V2. Come vediamo il layout dei due Short Saver è uguale, abbiamo i connettori maschi col cavo da una parte e i connettori femmina saldati nel PCB dall'altra. La differenza sostanziale è che la nuova versione ha questi due interruttori che non erano presenti nella prima versione. Colleghiamo gli Short Saver alla LiPo per vedere meglio come si comportano. Come vedete il V1 ha questo LED verde ad indicare che il dispositivo è operativo. Il V2 invece ci dà questo LED giallo perché il nuovo modello ha l'interruttore acceso spento. Premendo questo tasto infatti il dispositivo si accende e fa passare la corrente dalla batteria al modello. L'interruttore è un'aggiunta che può risultare pratica, perché se volete fare delle prove avete la possibilità di spegnere il drone senza scollegare la batteria. Quest'altro interruttore invece va a sostituire il selettore degli ampere, quindi qui nulla di nuovo. Quando il LED è blu la corrente massima è di 2 ampere, mentre se spento abbiamo un massimo di 1 ampere. In conclusione, se avete già il V1 non vale la pena sostituirlo con il V2, perché l'unica differenza è solo il pulsante accensione. Se invece non avete questo Short Saver vi consiglio assolutamente di prenderlo, perché è uno strumento che può farvi risparmiare un sacco di soldi. Come ho già detto, per maggiori info guardate la mia recensione, vi lascio il link in descrizione. Passiamo ora al VFly Store Safe. Questo strumento è composto da un connettore, un piccolo dissipatore ed una scheda con alcuni chip. Abbiamo sia la versione XT60 che XT30. Lo Store Safe serve per scaricare le batterie portando le celle a livello storage. Le celle devono essere necessariamente sopra i 3.95 volt, questo significa che potremo usare questo VFly solo con le LiPo che abbiamo caricato ma che non abbiamo usato. Le LiPo scaricate in volo infatti hanno una tensione di 3.6 o 3.4 volt a seconda di quanto le tirate ed è molto improbabile atterrare con una tensione sopra i 3.95. Lo Store Safe è compatibile con LiPo da 2 a 6S, sia per la versione XT60 che per la versione XT30. Per usare questo strumento dobbiamo prendere lo schema ed assicurarci che il numero delle celle individuate dal VFly sia esattamente come quello delle LiPo. Proviamo a collegare una 2S. LED blu acceso, come da schema il VFly ha individuato le celle giuste. Proviamo ora con una 4S. LED verde acceso, molto bene. Anche la 4S è stata individuata correttamente. Nell'eventualità che i LED indichino una LiPo diversa da quella che avete collegato, rimuovetela e segnalate il problema a VFly. Sempre sul manuale trovate tutti i contatti, io vi consiglio Facebook perché rispondono praticamente subito. Una volta che lo Store Safe è collegato, sta già lavorando per mettere in storage la batteria. Io ho già fatto qualche prova e ho visto che mediamente è molto più lento rispetto ad un caricatore tradizionale, e questo è anche comprensibile in quanto non ha un circuito di alimentazione. L'idea di questo VFly infatti è quella di scaricare le LiPo senza dover consumare energia elettrica, cosa che comunque usando un caricatore normale avviene. Non nascondo che lo Store Safe mi lascia un po' perplesso e non credo che lo userò più di tanto, il motivo principale è perché impiega troppo tempo nella scarica della LiPo. Diciamo che avrei potuto prenderlo in considerazione se fosse stato più veloce di un caricabatterie tradizionale, ma allo stato attuale per me è troppo lento. Se invece voi siete attenti ai consumi energetici e non volete sprecare corrente elettrica inutilmente, allora potete anche valutarlo, il costo di questo strumento tutto sommato è abbastanza contenuto.
Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando i miei patrons cliccando il link a fine video.